Salve amici e bentornati sul canale. Oggi siamo in campo aperto, come vedete qua alle mie spalle, perché ho appena lavorato il terreno con il trattore e l'estirpatore. È una pratica che ho fatto anche fra l'altro un video qualche tempo fa sul canale, che potete trovare, lo metto il link in descrizione. E oggi invece cosa andremo a fare? Andremo a passare con la motozappa. Questa è una motozappa della Biggs Station, molto vecchia, che ho ereditato da mio padre, però devo dire che il suo sporco lavoro lo fa. Ho, diciamo, alzato le zolle con l'estirpatore e ora invece andremo a fare una lavorazione tipo di fresatura, ovvero la motozappa va a spezzettare tutte le zolle che io ho tirato su con l'estirpatore e farà un terreno molto più soffice, molto più sabbioso e diciamo renderà il compito molto più facile anche nella semina delle piantine, perché vedete qui ci sono le piantine dei cavoli che ho acquistato questa mattina, cavolo nero, cavolfiore e broccolo. Io pianto sempre queste cose d'inverno e andremo a lavorare con questa motozappa. Passeremo nei punti dove chiaramente andremo a mettere queste piantine, perché chiaramente non occuperò tutto il terreno, perché qua voglio mettere il grano. Non sono indeciso fra mettere il grano normale oppure il farro, sono indeciso, ma quest'anno mi piacerebbe fare questo esperimento, anche perché poi lo vorrei riutilizzare poi per fare la birra, è un progetto futuro. Comunque ora vi faccio vedere come mi organizzo per lavorare il terreno. Ecco qua la motozappa. Io prendo i miei guanti che uso sempre, non mi scordo mai di prendere i guanti, veramente se non li ho è un problema, anche perché toccando la terra, toccando quello, poi è un casino tutte le volte lavarsi le mani, è un po' pericoloso anche, insomma, avere sempre le mani sporche. Comunque questa è la motozappa. Prima di cominciare controlliamo sempre il livello della benzina, chiaramente quello è normale, se no non parte. Controllare l'olio e soprattutto anche il filtro dell'aria che si trova qui, va svitato. Dovete aprire questa scatoletta e controllate se è sporco e casomai lo pulite. Solitamente c'è sempre della sabbia dentro, della polvere, insomma lo pulite e richiudete la scatoletta. Una volta che ci sono la benzina, avete controllato il livello dell'olio a posto e ci siamo, possiamo partire e vi faccio vedere un po' come mi muovo io. Vedete, qui sono passato con la motozappa, vedete mi ha semplicemente spezzettato tutte le zolle. Vedete, questa è la differenza, mi sposto di qua dove non sono passato, vedete ci sono tutte zolle. Queste sono le zolle che io ho fatto con l'estirpatore e che andrò a spezzettare con la motozappa. Chiaramente qua ci passerò una, due, tre volte e diventerà sempre più fine, la motozappa andrà sempre più a fondo, quindi trasformerà praticamente la terra in una specie di sabbia. E chiaramente è molto importante questo, perché poi si garantisce anche alle piantine un miglior ambiente dove far radicare le radici. Eccoci qua, come vedete qui siamo passati 2 o 3 volte con la motozappa e già abbiamo ottenuto un buon risultato. Vedete, la terra è parecchio fine. Allora, adesso non ci resta che concimare. C'è chi concima prima, c'è chi concima dopo aver messo le piantine. Io personalmente il concime gli do un concime stallatico biologico, ma glielo do dopo aver piantato le piantine, insieme all'acqua glielo do.
e quindi andrò a concimare sia dandogli l'acqua un po' sparso, e comunque è un concime stallatico biologico, e come vedete ho fatto un buon punto, un bel punto. E adesso continuerò ancora un pochino a lavorare la terra, e se troviamo dei sassi abbastanza grandi li togliamo, e successivamente possiamo andare a mettere le piantine, e poi chiaramente sempre importante concimare e dare molta acqua, perché chiaramente specialmente i cavoli sono delle piante che crescono dove c'è umido, dove c'è tanta acqua, e quindi è importante seguirle col passare del tempo. Vi ringrazio per averci seguito ancora e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!